di lunedì 24 giugno. Eden ha appena detto Norvegia, ci vediamo un altro giorno. Lunedì inizia la discesa, ora rotoliamo verso sud. La Norvegia ci ha fatto divertire tanto, a breve varcheremo il confine con la Svezia. A fianco alla Norvegia abbiamo scelto di scendere alla Svezia sia perché la E6, amici ascoltatori, la E6 che sale dalla Norvegia, l'autostrada è piena di deviazioni, quindi già si va normalmente a 70, poi se metti le deviazioni insomma 40. Invece le strade della Svezia dovrebbe essere più veloce, permette di andare a 100, anche a 120, che insomma in Italia sembra una lumaca, qui ci sembra. Per cui stiamo decidendo di scendere alla Svezia, varchiamo il confine, passeremo 2 giorni almeno scendendo dalla Svezia e poi i classici 4 che ci separano, Sicilia, Danimarca, 4, senza nave questa volta. Stiamo andando al confine per la Svezia, 8 gradi e mezzo, paesaggio di nuovo montuoso stile circolo polare artico oppure da Snibba. Riflessione, in montagna, confine Norvegia e Svezia, abbiamo appena accostato per fare passare dei camionisti, un po' al contrario, da noi dice quanto sorpasso sto camion che me lo tolgo, qui dice quanto lo faccio passare che me lo tolgo, perché te li trovi dietro minacciosi, con una copertura, una paratia davanti anti-renna, quindi diciamo aggiunge minacciosità, e te li trovi che guidano a cannone con gli autoarticolati su questa strada bagnata, mezza innevata, temperatura bassa, potenziale ghiaccio per terra, i limiti sono a 70 e questi vanno a 90, per cui
abbiamo fatti passare. Nel frattempo siamo praticamente c'è un pizzo di montagna, ve lo faccio vedere per capire. Qui il solito discorso, cioè, tu per andare in del Svezia navigatore, devi tu passare, dici non evita forza. montagne. Oltre a questo notavamo come stranezze, come differenze, il fatto che praticamente c'è totale assenza di cartelloni pubblicitari, che è una cosa un po' triste dal punto di vista estetico, perché tu vedi ogni tanto questo cartello scritto outlet, scritto con un pennarello su un foglio di carta mezzo bagnato magari, e quindi sembra indietro di 50-60 anni. Da un altro lato è stupenda, perché la sensazione di natura incontaminata, questo verde eccetera eccetera, si sposa male con qualunque tipo di insegna colorata. Quindi dove c'è un campeggio c'è l'insegna blu che dice che c'è il campeggio con i servizi garantiti, e in effetti non c'è neanche questo po' di insegna al campeggio. C'è forse poi all'interno del campeggio una barretta, una cosa scritta sul tettino della casa, o cose comunque scritte legno su legno, pietra. Questo contribuisce molto a evitare da noi passi e ci sono un mare di cartelloni pubblicitari con di tutto di più, bandiere, luci, led e quant'altro. Saranno anche belle da vedere, però è dopo un poco stancante. Quindi con il panorama, in effetti oggi, se vuoi trovare qualcosa, i modi per trovarla online con le mappe ci sono a bizzeffe, quindi non sarebbe male pensare di eliminare totalmente tutti questi cartelloni, almeno nelle strade turistiche, nelle strade panoramiche. Ci avviciniamo alla Svezia, dobbiamo lavare un po' di roba perché abbiamo finito i vestiti alla ricerca di una lavatrice e asciugatrice, soprattutto perché questo clima non si asciuga niente. Eden, saluta la Norvegia. Ciao Norvegia. Ciao ciao. Aspetta che devo fare una foto. Sverige. Kiruna, Lapland. Lapland cos'è? Lapponia. Sì. Stiamo andando a scendere. Qui c'è questa specie di comprensorio, ma qualcosa sopra è una galleria per il treno? Noi siamo in Svezia e stiamo andando a casa mare della nonna. 90. Secondo me, wow, 90. Cioè in Norvegia l'unico punto ieri che abbiamo trovato con limite a 90 c'era una macchina cappottata fuori strada. Quindi dicevo, secondo me in Svezia hanno molte meno montagne e molta meno neve. Questo che magari è uno dei punti a confine con la Norvegia dove c'è un fracco di neve, se lo sfruttano alla grande, mentre in Norvegia si stanno fregando, perché era curioso che al confine con la Svezia, praticamente la Norvegia è deserta. Appena varchi il confine, dopo un metro, case, alberghi, impianti di risalita e quant'altro. Probabilmente insomma loro hanno meno località adatte, mentre in Norvegia neve a bizzeffe. È incredibile, non si riesce a capire perché a distanza di 1 chilometro appena, paesaggio diverso, alberi spogli, non so che alberi siano, ma anche a terra la vegetazione è più sul marroncino, abituati a quei fiordi con le montagne verdissime. Vorrei approfondire la morfologia di questa cosa, perché si vede dalla cartina che sembra la Norvegia molto più montagnosa, e anche un po' la differenza di cultura, le case di colori diversi, strutture Sembrano anche diverse, più squadrate. più squadrati, i tetti spesso fatti non a punto, no, i tetti sempre a punto, però hanno tutti quanti questi camini che escono, che in Norvegia non ho visto, quindi a questo punto in Norvegia non hanno stufe, colori diversi, un bordeaux sul marroncino rispetto al rosso di quella Norvegia. In Norvegia tutti gli angoli infissi bianchi, mentre qua sono scuri, tetti rigorosamente grigi e forse non sono neanche fatti di legno, Infatti non mi sono sembrati. di lamiere. Sì, sì. Lago Galattico in Svezia. Manto stradale perfetto, ma strada, questa è la loro autostrada, non ha neanche la linea di mezzeria per capire dove finisce la corsia e dove inizia l'altra.
le autostrade della Svezia e Milano mi dice come faccio a dire che sia noiosa. Voi che ne dite? Soprattutto dopo il filmino che ho fatto vedere poco fa, lei dice come fa a essere noiosa. Poi glielo farò vedere montato. Tagliano, sono talmente efficienti che tagliano l'erba. Peccato che l'autostrada ha una corsia e che quindi hanno bloccato mezzo mondo per tagliare l'erba. Il cassettino delle posate, come potete vedere c'è dentro un vassoietto dell'Ikea con sopra un tagliere che vede la misura, che è fantastico. Una pezzetta di queste, quando la ripiatti le posate le poggi direttamente lì senza scolare dappertutto. Dai. Dai, vai. Questa è la notte in Svezia, non vi sembra surreale? È mezzanotte, siamo poco sotto all'altezza del circolo polare artico. Sto cacchio di sole di mezzanotte comunque non si è potuto vedere, però vi confermo che è surreale vedere tutto fermo. Ci sembra per noi un post atomico, c'è il sole e non c'è nessuno in giro, tranne me. E vado a buttare la lattina di birra che finalmente ho potuto bere perché in Norvegia costava troppo, invece in Svezia costa quasi quanto da noi, e vado a prendere i panni all'asciugatrice perché per evitare di portare troppi bagagli questo è il secondo lavaggio che stiamo facendo durante il viaggio e basterà per tornare a casa. Quindi in realtà ci siamo fermati in campeggio soltanto per fare questo lavaggio, perché qui è molto più pratico fermarsi nell'area di sosta, nell'area di riposo. Questo campeggio è galattico, a giochi e quant'altro. Le bambine si svagano un po' e poi ci serve un po' di riposo perché la giornata è stata pesantissima. Ci vediamo domani mattina e partiamo per Stoccolma, non so se ci arriveremo.